Rimaniamo spesso delusi nello scoprire quanto astuti e disonesti siano molti politici, ma non dovremmo esserlo. In quei frangenti, anziché scoraggiarci, dovremmo rileggere le opere di Niccolò Machiavelli, un consigliere politico della fine del XV secolo che sosteneva che non dovremmo pensare che i politici siano immorali e disonesti semplicemente perché ci hanno mentito o manovrato. Un buon politico, secondo Machiavelli, non deve essere amichevole, onesto e nemmeno gentile. Deve essere qualcuno, per quanto oscuro e subdolo possa essere, che sappia difendere, arricchire e portare onore allo Stato. Una volta compreso questo requisito fondamentale, forse saremo meno delusi e più chiari su ciò che vogliamo dai nostri politici. Niccolò Machiavelli nacque a Firenze nel 1469. Suo padre era un avvocato e così Machiavelli ricevette un'ampia educazione scolastica e ottenne il suo primo impiego come segretario per la città di Firenze. Ma subito dopo la sua nomina, Firenze esplose politicamente. La famiglia Medici, che l'aveva governata per 60 anni, venne espulsa e la città cominciò a soffrire di instabilità politica e disordini. Machiavelli ebbe così modo di sperimentare una serie di inversioni al comando. In pochi decenni passò dall'essere un importante diplomatico ad un generale di semisuccesso, fino a diventare un nemico dello Stato, torturato e poi esiliato quando i Medici tornarono al potere. Nell'esilio, tra le giornate rese lunghe dall'ozio forzato, cominciò a scrivere più intensamente e nacquero le due opere che lo renderanno celebre, Il Principe e i Discorsi. In questi scritti ha affrontato un problema centrale della politica. È quasi impossibile essere sia un buon politico che una brava persona nel senso tradizionale del termine. Essendo la responsabilità primaria di un buon principe difendere lo Stato dalle minacce esterne ed interne e condurlo verso una stabilità di governo, per fare ciò deve sapere come combattere, ma soprattutto deve conoscere la reputazione e la gestione di coloro che lo circondano. La gente non dovrebbe mai pensare che si tratti di una persona tenera e a cui può disobbedire senza pesanti conseguenze. Al contempo, non dovrebbe nemmeno trovarlo però così crudele da disgustare la sua società. In sostanza dovrebbe apparire sì inaccessibile e severo, ma anche ragionevole. Machiavelli si pose anche la domanda se fosse meglio per un principe essere amato o temuto. A livello teorico sarebbe meraviglioso per un leader essere sia amato che obbedito, ma nelle concretezza dell'azione la bilancia dovrebbe sempre pendere un po' di più dal lato dell'ispirare terrore piuttosto che bontà, perché questo è in definitiva ciò che tiene sotto controllo le persone. La mentalità preponderante ai tempi di Machiavelli riteneva che per essere un buon principe bisognasse essere innanzitutto un buon cristiano, quindi misericordiosi, pacifici, generosi e tolleranti. Si riteneva in sostanza che per essere un buon politico bisognasse essere imprescindibilmente un buon cristiano. Machiavelli però non era d'accordo e chiese ai suoi lettori di soffermarsi sull'incompatibilità tra etica cristiana e buon governo, in particolare riferendosi al caso di Girolamo Savonarola. Savonarola era un frate domenicano, un fervente idealista cristiano che per un breve tempo divenne il sovrano di Firenze nel 1494. Salì al potere promettendo la città di Dio sulla terra e predicò contro gli eccessi e la tirannia del governo dei Medici. Riuscì persino a governare Firenze come uno stato pacifico, democratico e relativamente onesto. Tuttavia, il successo di Savonarola non poteva durare, perché secondo Machiavelli si basava sulla debolezza che accompagna sempre l'essere buoni in senso cristiano, e non passò molto tempo prima che il suo regime diventasse una minaccia per il corrotto Papa Alessandro, che fece ben presto catturare e torturare Savonarola. Savonarola venne impiccato nel centro di Firenze e il suo corpo bruciato davanti agli occhi dell'intera cittadinanza. Questo, agli occhi di Machiavelli, è ciò che tende a succedere in politica a chi è troppo idealista o buono. Machiavelli suggerì che un leader dovrebbe imparare a fare un uso giudizioso di ciò che viene chiamata virtù. Nella sua visione, il concetto di virtù per i politici deve comprendere saggezza, strategia, forza, coraggio e, quando necessario, spietatezza. Infatti, ad un certo punto, Machiavelli usa una frase per certi versi paradossale, ossia quella di virtù criminale, per descrivere la capacità necessaria dei leader di essere crudeli in nome dello Stato e tuttavia essere considerati dei buoni leader. Nel suo scritto, Machiavelli fornì anche maggiori dettagli per definire il concetto di virtù criminale e di come esercitarla. In particolare, qualsiasi violenza deve essere strettamente necessaria alla sicurezza dello Stato. Tutto deve essere fatto in fretta, spesso di notte, consiglia Machiavelli, e non dovrebbe essere ripetuto troppo spesso perché sennò si accrescerebbe la sensazione di brutalità insensata. Per chiarire meglio il concetto, Machiavelli porta l'esempio del suo contemporaneo Cesare Borgia, persona che ammirava come qualcuno che sapeva sempre essere duro, ma al contempo sapeva quando era il caso di fermarsi e di non superare i limiti. Quando Cesare Borgia conquistò la città di Cesena,
ordinò ad uno dei suoi mercenari, Ramiro de Lorca, di portare l'ordine nella regione, cosa che questi fece attraverso modi rapidi e brutali. Le proprietà vennero confiscate, i traditori vennero castrati, numerosi uomini decapitati davanti alle loro mogli e ai loro figli. Finita questa mattanza, però, Cesare Borgia fece imprigionare Ramiro de Lorca e lo fece tagliare a metà mettendolo in pubblica piazza. Il tutto con il solo fine di ricordare alla gente della città che lui era il solo e unico leader. Ma poi, come notò con approvazione Machiavelli, capì che era arrivato il momento di cambiare tendenza e che abbastanza sangue era stato versato. Cesare cominciò così a tagliare le tasse, importare grano a buon mercato, costruire un teatro e organizzare una serie di svaghi pubblici per impedire alle persone di soffermarsi su ricordi sfortunati. Il lavoro di Machiavelli venne bandito dalla Chiesa per ben 200 anni, a causa dell'aver sostenuto con energia che essere un buon cristiano era assolutamente incompatibile con essere un buon leader. A prescindere da ciò, le intuizioni di Machiavelli si sono poi diffuse rapidamente in tutto il mondo, fino a essere ancora oggi fonte di forte ispirazione non solo nel mondo politico, ma anche nel mondo sportivo, nei contesti lavorativi o semplicemente in tutti quegli ambiti che richiedono decisioni difficili, ossia tutte quelle volte in cui ci troviamo davanti a dei veri e propri compromessi etici. Questi compromessi, secondo Machiavelli, sono indispensabili se vogliamo imparare a trattare il mondo così com'è effettivamente e non come pensiamo che dovrebbe essere. Grazie per la visione.